benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 10 anni dall'uscita di un album power gothic metal ottimo, ma il cui valore sentimentale per la nostra webzine supera quello musicale. Quando abbiamo cominciato con le retrospettive underground su Heavy Metal Heaven, lo abbiamo fatto con lo scopo principale di ricordare dischi tanto grandiosi quanto dimenticati. Ma c'era anche un altro motivo. Ogni tanto in questo spazio ci piacerebbe anche celebrare quei dischi che hanno un significato personale per noi. È proprio il caso di oggi, quello di Sunrise, esordio degli Embersland, un disco che per noi ha rappresentato una tappa importante, ma che al tempo stesso risulta di alto livello. Uscito il 24 febbraio del 2013, quindi saranno 10 anni esatti domani, lo abbiamo recensito poco più di un anno dopo sulla vecchia website. La sua particolarità? Al contrario di adesso, le recensioni su richiesta all'epoca erano un'eccezione, non la norma, e riguardavano tutte band underground nostrane. Provenendo da Barcellona, gli Embersland sono stati il primo gruppo straniero che abbiamo mai recensito. Un traguardo che allora ci entusiasmò non solo per le potenzialità di allargare il nostro pubblico. Il motivo principale fu che, per i nostri gusti di quei tempi, Sunrise era un capolavoro. Com'è invece riascoltato tanto tempo dopo? Per quanto riguarda chi ha scritto questa retrospettiva, come la recensione di 9 anni fa, il giudizio è un po' cambiato, ma non troppo. Normale che sia accaduto. Dopo più di 1000 recensioni e tantissimi gruppi conosciuti, i gusti possono modificarsi. Tuttavia il sottoscritto considera ancora il suono di Sunrise valido e con un certo grado di personalità. Parte da una base power metal per abbracciare atmosfere ed elementi gothic, oltre a qualche spunto di altro tipo, soprattutto symphonic. Quest'ultimo è un lato che poi gli Embersland aumenteranno molto nei dischi successivi, a scapito del lato più gotico e in parte della personalità, pur senza perdere in capacità e valore musicale. Nell'esordio però quest'ultima è indiscutibile, come anche la qualità delle idee messe in campo dal gruppo. Non troppo limitate da una registrazione giusto un filo grezza, ma non tanto da dare fastidio, colpiscono a dovere sia per quanto riguarda i riff di chitarra di Xavi Kao, spesso significativi, sia soprattutto per le melodie. Spesso catturanti, lo sono in maniera classica, quasi mai banale. Il fatto migliore è però il loro mettersi al servizio, di concerto col lato ritmico, di atmosfere cupe e profonde, piene di sentimenti. E questo è il vero punto di forza di Sunrise, reso ancora più incredibile dal fatto che gli Embersland erano allora all'esordio e che in parte anche questo è avvertibile. Parliamo in effetti di un disco che riascoltato oggi con più consapevolezza non risulta il capolavoro che osannammo allora, colpa soprattutto di alcune cadute di stile in una scaletta un po' ondivaga. Nonostante questo, però, al suo interno si trovano molti più punti alti che bassi. I due più splendenti sono In Vain e It's Not the Way. La prima si destreggia tra influssi persino doom e una prestazione vocale ottima da parte di Guglielmo Sarmiento e nel complesso dà brividi per la sua intensa tristezza. Ma la seconda impressiona anche di più, inizia in maniera cadenzata, quasi da alternative metal, per poi svilupparsi in una progressione davvero travolgente, sia per potenza che per profondità di sensazioni evocate. Tuttavia diverse altre canzoni lungo la scaletta hanno qualità e anche un'anima forte, tanto che a distanza di anni chi ha scritto la retrospettiva ne conservava un chiaro ricordo. Un esempio è la opener Why, tradizionale ma di facile presa, mette subito in chiaro sia la musicalità sia la cupezza della musica dei catalani. O ancora, senza dilungarci troppo, si possono citare Kidnapping, semplice ma catchy convincente, la veloce Sadness, in perfetto equilibrio tra gothic e power, o la closer track Sunrise Part 1, lunga come da canoni del genere, ma mai noiosa nei suoi quasi 8 minuti e mezzo tra cupezza e quasi epicità. In generale, pur non essendo un capolavoro, Sunrise non vola così lontano da quel livello. Non è un caso se chi se ne occupò nel 2014 ha dovuto riascoltarlo poche volte dopo anni di mancanza per riassorbirlo a dovere. Parliamo di un album semplice, ma non per questo banale. Al contrario, sa bene quali corde toccare per emozionare, a volte anche in maniera forte, degna di un grande gruppo. E se poi gli Embersland hanno cambiato lievemente strada, in fondo non importa. Noi ti consigliamo almeno un ascolto a questo esordio. Non sarà invecchiato alla perfezione in questi ultimi 10 anni, ma non lo ha fatto neppure male, anzi, se ami questi generi è probabile che lo troverai molto interessante. Voto di Heavy Metal Heaven 86 su 100. Per oggi è tutto.
Se hai apprezzato la retrospettiva puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere al passo coi video che pubblichiamo ogni settimana. Infine ci trovi anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!